Cari amici, benvenuti sul canale. Oggi vi porto con me ad una battuta di pesca a spinning leggero alla trota. Mi trovo qui al Lago dei Cigni a Torcino, vi faccio vedere un po' come si svolge questa battuta di pesca. Oggi giornata un po' nuvolosa, un po' di pioggia a tratti e quindi ecco, approfittiamo per fare una sessione di pesca in acqua dolce. Il target è la trota, che tenteremo di insidiare ovviamente con le esche artificiali. Vi faccio vedere anche un po' le attrezzature, la tecnica. Speriamo di fare qualche bella cattura. Venite con me in questo video, andiamo! Nella battuta di pesca di oggi mi trovo a Torcino, Lago dei Cigni. Il lago si presenta con solitamente l'acqua molto limpida, però rispetto ai giorni scorsi che c'è stata una leggera pioggia, oggi è un po' velata l'acqua, quindi dal punto di vista della pesca spinning potrebbe essere un fattore che gioca a nostro favore. Utilizzerò delle canne che ho preso in prestito alla Trautaria, quindi il target ideale è una trota che va dai 100 ai 500 grammi massimo. Tuttavia siamo pronti a fronteggiare catture diciamo un po' più grandi che possono sempre capitare, che vanno ad aggredire la nostra esca artificiale. Vi faccio vedere un po' le esche. Il parco esche è praticamente fatto di spoon principalmente, però utilizzerò anche qualche crank. Dopo vi faccio vedere nel dettaglio meglio le esche che ho portato con me. C'è anche qualche bottoncino e poi ancora qualche cranchetto di profondità. Vediamo come vogliono diciamo mangiare e di conseguenza ci regoliamo. Ho visto che comunque a galla c'è un bel branco di trote, speriamo siano in attività. Diciamo sono nella portata di lancio, anche se sono un po' al limite del lancio raggiungibile con le esche artificiali, però non possiamo altro fare che provare e speriamo di fare qualche bella cattura. Andiamo. No, andiamo lo dico una volta. Quindi sei consapevole di che andiamo? Sempre. Allora, come se fosse una battuta di pesca a Trautaria, inizio con degli spoon diciamo più generosi, si va dai 2 ai 3-4 grammi, con colorazioni molto vivaci, vistose, quindi colori acidi, arancione, bianco, dorso argentato, dorato, e vediamo se riusciamo prima di tutto a fare un po' di distanza e poi a stimolare qualche trota che vedo già belle attive, non a centro lago ma quasi. Quindi con queste esche dovrei riuscire ad arrivare sulla strike zone, anche perché si è messo un vento laterale un po' fastidioso che potrebbe incidere negativamente sulla distanza di lancio e sull'efficacia delle nostre esche artificiali. Possiamo iniziare. Primo lancio, il primo lancio è sempre quello dove sfoghiamo maggiormente la nostra ansia piscatoria. Devo fare ancora qualche metro in più. Ho avuto una tocca leggera, ancora piccole tocche. Eccola. Primo strike. Chiudo un po' la frizione. Basta arrivare sul punto dove sono attive le trote. Lanciare un metro prima non porta a risultati. Eccola qui, la prima trota è arrivata a guadino. È una bella trota.
la prima di giornata. Eccola. Qualche trota la portiamo a casa, che qui sono davvero spettacolari. E facciamo ancora qualche lancio, la nostra pescata continua. È appena cominciata. La distanza di lancio è tutta, perché se non arriviamo nella strike zone. Terminali ultra sottili, quindi la frizione gioca un ruolo fondamentale per non spezzare tutto e perdere pesci artificiali. È un altro bel pesce, tutti bei pescetti. Non andiamo tanto per il sottile perché oggi facciamo un po' di catch. Ancora strike, ma se indovinare, diciamo, l'esca giusta, il colore giusto, e le catture si fanno in ripetizione. Facciamo anche qualche rilascio. Questa è piccoletta, vai, fai divertire qualcun altro. È andata. Continuiamo soltanto con le big. Mettiamo in pesca l'esca, recupero molto lento. Ah! La cosa da non fare, ferrare. Eccola. Divertimento assicurato. Anche questo è un bel pescetto. Qualche parola anche sulle canne che utilizzerò oggi. Sono delle canne, come dicevo prima, prese in prestito alla Trautaria, ma non solo. C'è anche qualcosa di proprio dedicato alla trota, anche nativa, quindi in specchi d'acqua naturali come i fiumi, torrenti. Lunghezza media delle canne è 6 piedi, massimo 6,8, con potenza di lancio che parte da 0,5 grammi fino a 5 grammi massimi. Di conseguenza, abbinate a queste canne mulinelli di taglia 2000, 1500, massimo 2500, trecciato che va dalle 4 alle 6 libbre, e con alcune canne con imbobinato invece con l'ester direttamente, oppure un buon nylon terminale 3,5 libbre, che è un po', diciamo, il diametro che io utilizzo anche per la pesca alla trota ultralight. Eccola, bisognava fare quel metro in più, non ci sta niente da fare, se non fai quel metro. È sempre con lo spoon, ho utilizzato uno spoon di quelli economici. Ma che spettacolo, le papere! Sono arrivate mentre ero in strike, bellissimo. Vediamo di portare l'acquadino. Trote molto tenaci, mettono a dura prova l'attrezzatura, la frizione, e poi ricordo
che pescando con rami singoli, senza ardiglione, basta un secondo che il filo si mette in bando o che si molla un po' la presa e il pesce si slama. Gli ultimi centimetri, ecco qua, pesce all'asciutto. Cerco di slamarlo. Questa è l'esca economica ma funzionale. Eccola qui. Oggi facciamo un po' di catch e ogni tanto non fa male. Le trote qua sono davvero buone, anche se di allevamento ovviamente si sa. Eccola! La strike drum, vediamo se riesco a fare un pesce. Sì, sì, sì. Eccola. Guadino? Bella! Nere nere. Nere nere. Un'altra bella trota ci è venuta a salutare. Tutte belle, bella pezzatura, bella livrea, trote perfette. La prendo con le mani nelle branchie, anche perché oggi facciamo un po' di catch, no? Agguadino. Vibe. Vibe colpisce. È la vibe. Faccio vedere le artificiali. Il mio segreto? Tanta pratica. No, vabbè, è piccolina, avessi rilasciato comunque. Tanta pratica. Non c'è sta nessuno segreto. No, è arte, che comunque. Questo è arte con la maiuscola. Bisogna dare, te ne devi fare una ragione. Salutiamo a Mario. Mario, facci un saluto. Il più grande campione che abbia mai visto. AliExpress. Lasciamo.
vivace. Vai. Vai. Ciao. Ora uso qualche esca improbabile. Questo bello spoon. Che dire, cari amici, ringrazio tutti voi per la visione di questo video. Se vi è piaciuto, ovviamente lasciate un like, iscrivetevi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti. Noi ci lasciamo, la mia pescata continua. Ci vediamo sempre sul canale Planet Spin Fishing. Appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi, alla prossima.